Spesso si parla di continuation, di repliche. Oggi con Cristiano Luzzago saremo a bordo di una Shelby Daytona V8 affascinante quanto l'originale. Amici appassionati di automobili da collezione, oggi presentiamo la continuazione della Shelby Daytona. Fu una vettura prodotta da Carroll Shelby, che era un famoso pilota automobilistico ma soprattutto un grande costruttore di automobili da competizione. La genesi di questa vettura deriva dall'iniziale produzione delle famosissime AC Cobra, che erano delle vetture roadster derivate dalla inglese AC, che Shelby equipaggiò con i motori 8 cilindri e con le quali vinse sui campi di gara americani e internazionali le competizioni più importanti. Però con l'avvento degli anni 60 Shelby vide la necessità di competere ai massimi livelli e quindi il suo competitor principale e il suo obiettivo era battere Enzo Ferrari con la Ferrari 250 GTO. Da questo desiderio nacque questo progetto, che infatti, se lo vediamo anche come linee, ricorda vagamente la Ferrari GTO, che fu costruito in soli 6 esemplari. Il primo esemplare fu prodotto direttamente in America negli stabilimenti di Shelby a Venice e fu proprio costruito intorno al pilota, letteralmente, perché Kenneth Miles, o Ken Miles, che fu fra l'altro un pilota di punta della scuderia Ford, fu anche un grande collaudatore e fu proprio sulla sua misura che, collocatolo con un sedile sul telaio di una AC Cobra, venne poi ridisegnata tutta la carrozzeria, sviluppando l'aerodinamica, perché Shelby si rese conto che le vetture roadster, data la turbolenza della costruzione della vettura, non potevano assolutamente competere con le Ferrari 250 GTO, addirittura andavano a 48 km/h in meno sul rettilineo di Mulsanne e di conseguenza la linea aerodinamica fu assolutamente indispensabile. Dalla progettazione nacque questa splendida vettura che fu prodotta in soli 6 esemplari, come ho detto, di cui gli ultimi 5 furono prodotti, pensate, alla carrozzeria Grand Sport di Modena, in alluminio, quindi nacque veramente vicino a dove fu prodotta la 250 GTO. Le prime esperienze di competizione di questa vettura nel 64 furono già molto buone e la portarono al secondo posto della categoria Gran Turismo, mentre nel 65, quando il progetto fu completamente sviluppato, addirittura vinse battendo le Ferrari, che benché non fossero rappresentate dalla squadra ufficiale, erano però rappresentate da tutti i piloti privati, quindi riuscì come primo costruttore americano nella storia ad essere il vincitore del campionato FIA internazionale per vetture Gran Turismo di questa classe. La Shelby Daytona è basata su uno splendido telaio tubolare, come tutte le vetture da competizione, ed è equipaggiata con un potentissimo motore Ford 289 da 400 cavalli. Questo modello, abbiamo detto, è una continuazione delle originali. Erano soltanto in alluminio, mentre le continuazioni sono in alluminio o in vetroresina, come nel caso di questa. Ovviamente, mentre le vetture originali sono vetture da valori milionari, le continuazioni, a secondo del tipo di produzione, hanno prezzi che possono variare nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro e non dei milioni di euro. Sono comunque vetture molto divertenti, spesso vengono usate nelle competizioni in pista e danno tutte quelle soddisfazioni che potevano dare le originali per una minima frazione e soprattutto potendole avere, perché ovviamente le originali sono solo 6 e sono ben pochi quelli che possono possederle. Le Shelby Daytona sono state prodotte solo in 6 esemplari
perché Carroll Shelby fu poi spinto dalla Ford stessa a competere come marchio direttamente proprio contro la Ferrari. Quindi fu proprio dall'esperienza di questa vettura che poi Carroll Shelby si dedicò alla costruzione della Ford GT40, con la quale ebbe successi enormi, ma che lo costrinse ad abbandonare questo progetto perché fu impegnato direttamente con Ford per produrre quella che fu la più grande competitrice della Ferrari di tutti i tempi. Queste vetture continuazione della Shelby Daytona sono ovviamente vetture prodotte per amanti della velocità, per piloti che vogliono correre con queste macchine e nonostante abbiano delle finiture forse più curate di una vettura vera e propria da corsa, sono molto spartane ed essenziali in quello che è tutta la strumentazione, quindi anche qui i pesi sono controllati proprio al grammo per poter avere delle vetture comunque competitive.